Oggi sono qui con questa scheda audio, la Vocaster 2 della Focusrite, che è una scheda audio davvero molto interessante. Come ti dicevo nell'introduzione di questo video, voglio parlarti di questa scheda audio. In realtà ho aspettato tanto tempo, per un po' di pigrizia in realtà. L'ho comprata un po' di tempo fa su suggerimento di Massimo, perché era in super offerta, forse lo è ancora, ma ti lascio i link in descrizione. E costa veramente 2 lire. Non so perché il prezzo è crollato tantissimo, nonostante sia una scheda audio di altissimo livello. Ok, iniziamo a parlarne dal pannello superiore. Ci sono 2 manopoline a destra e a sinistra, queste host e queste guest, che servono a regolare ovviamente il volume delle cuffie, tranne host, che nel momento in cui non hai collegato le cuffie ma ci sono delle casse preamplificate, casse monitor, questo regola il volume. Al centro c'è il manopolone che serve a regolare il gain del microfono. Come fare a regolarlo, visto che sono 2 microfoni con i tastini? Qui, come puoi vedere, ci sono i tastini host e guest. Quindi quando premi host e regoli il volume, si regola il volume dell'host, quando premi guest e regoli il volume, si regola il volume del guest. Questa scheda audio poi ci arriviamo perché ha una funzionalità abbastanza interessante. Facciamo prima la panoramica delle funzionalità. Questi qui, i 2 tasti estremi a destra e a sinistra, sono per il mute, quindi è interessante perché mentre stai parlando puoi premere il tasto mute che non fa rumore, ti assicuro, quindi è molto comodo. Questi 2 tasti qui invece con la bacchetta magica sono per, e te lo faccio vedere dopo, per entrare nel menu e modificare l'equalizzazione, la compressione e quant'altro. I 2 tasti, questi qui te li ho detti, sono sia per regolare manualmente il volume, ma tra un po' ti faccio vedere che si può anche regolare automaticamente. Nel pannello frontale, possiamo dire, della scheda audio ci sono gli ingressi delle cuffie, anzi meglio dire le uscite delle cuffie, ovvero host e guest. Ok, vediamo adesso il pannello posteriore. Benissimo, questo è il pannello posteriore. Una funzionalità che voglio farti vedere, che sembra una cosa banale, in realtà è veramente molto interessante, il tastino on-off, qui posizionato a sinistra. È una cosa veramente meravigliosa e purtroppo non sempre si trova. Ti dicevo, questa qui è la Vocaster 2, quindi come vedi ci sono 2 ingressi microfonici, ma come noti non è possibile inserire un jack. Non sono i combo XLR e jack, ma sono soltanto XLR. Quindi se hai un microfono con il jack, o compri l'adattatore oppure non lo colleghi. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo il tastino per la 48 volt, quindi attivabile sui singoli microfoni. Abbiamo l'ingresso per il telefono. Ok, quindi vuoi collegare un telefono via cavo o qui c'è il tastino Bluetooth. Come al solito io ti consiglio sempre via cavo perché mi fido sempre di più, però anche Bluetooth ho notato che questo dispositivo ha una versione aggiornata di Bluetooth, quindi funziona abbastanza bene. Però secondo me, laddove è possibile avere un cavo, meglio il cavo. Quando non si può, il Bluetooth in questo caso funziona bene. Poi c'è ovviamente la porta USB-C che serve per collegarlo al computer e c'è l'uscita fotocamera. Quindi c'è un audio ottimizzato per poter entrare direttamente nella fotocamera. Fermo restando che io non ti consiglio mai di registrare direttamente nella fotocamera perché i preamplificatori delle fotocamere sono una delle cose peggiori che esista al mondo, però mi rendo conto che laddove ti serve puoi farlo. Ok, un po' come il Bluetooth prima, se non hai il cavo c'è il Bluetooth. E se non hai la possibilità di registrare e fare sync in post-produzione, c'è l'uscita che ti porta direttamente nella macchina fotografica. Torniamo al pannello frontale. Benissimo.
Allora, come ti dicevo, ci sono un po' di cose che voglio farti vedere, ma innanzitutto voglio raccontarti una cosa fondamentale. Questa scheda audio ha 70 dB di gain. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può pilotare qualsiasi tipo di microfono, incluso lo Shure SM7B, che è il microfono, lo sappiamo ormai, più bisognoso di gain in assoluto. Quindi vuol dire che con questa scheda audio non hai bisogno di comprare Fated, Cloudlifter, qualsiasi mic booster non ti serve perché ha gain a sufficienza per pilotare qualsiasi tipo di microfono. E questa è una cosa molto interessante. I preamplificatori sono abbastanza silenziosi e cristallini. Ho notato, provando con diversi microfoni, che non aggiunge colore, quindi ottimo, e soprattutto è molto molto silenzioso. E quindi questa cosa mi piace molto. Che cosa ti dicevo prima? Che nel pannello, appunto questo qui frontale, abbiamo questi tastini con questo simbolino. A che cosa servono? Questa scheda ha l'autogain. Significa che se sei all'inizio, sei alle prime armi, non hai tanta esperienza di come si setta il giusto gain, nonostante sul mio canale trovi dei video e te li metto qui in descrizione, premendo questo tastino e iniziando a parlare, il gain si setta in automatico. E quindi lo puoi fare sia per l'host che per il guest. Quindi mai più clip, mai più registrazioni buttate per colpa di un audio settato male. Ok, allora se sai come settare il tuo audio non te ne frega niente di questa funzionalità, io non l'ho mai utilizzata. Però ripeto, come dicevo all'inizio, se sei all'inizio, se hai fretta, se non te la senti perché magari sei un po' titubante, questa funzionalità ti aiuta tantissimo. Premendo invece le due bacchettine magiche si entra in un pannello di controllo, te lo faccio vedere adesso a schermo, nel quale c'è questa interfaccia che vedi. Come vedi, in alto a sinistra c'è host, in alto a destra c'è guest. In basso ci sono appunto i volumi, quindi host, guest, aux, bluetooth, loopback 1, loopback 2 e mix della trasmissione. Sono tutti i vari volumi che tu puoi andare a regolare. Quando vai a cliccare su Enhance, che poi è il simbolino della bacchetta magica che ci siamo trovati sull'interfaccia della Vocaster 2, si apre, e te l'ho messo a destra, questa interfaccia dove, come puoi vedere, c'è comprimi, c'è scritto lì, che è la compressione ovviamente, poi c'è una sorta di equalizzazione a tre bande, bassi, medi e alti, c'è un rumble reduction, quindi una riduzione di tutti quei rumori che possono interferire, soprattutto nelle frequenze basse, che possono interferire con la tua registrazione. E ci sono 4 preset che sono radio, clean, warm e bright. Ognuno di questi può essere selezionato e può essere modificato, quindi puoi utilizzare il preset così com'è, in questo caso è selezionato radio, ma puoi anche modificarlo. Quindi se ti va bene così com'è, te lo tieni, se no puoi andare a scegliere per esempio il preset warm, ma vuoi un po' di compressione in più, un po' di compressione in meno, oppure vuoi un po' di alti in più, un po' di alti in meno. Ok, quindi questo è molto facile, un'interfaccia abbastanza semplice come vedi, e hai tutto ciò che hai sulla scheda audio, ce l'hai anche sul software, e in più ovviamente ciò che non hai sulla scheda audio è appunto questa sezione di preset modificabili. Ora che abbiamo parlato nel dettaglio di tutto ciò che riguarda questa scheda audio, voglio anche dirti il prezzo, perché immagino che tu pensi che costi un capitale. In realtà costa 79 euro, niente, e la versione Vocaster One costa, mi pare, 10-15 euro in meno, forse 20 euro in meno addirittura. Non mi ricordo se 59, 65, comunque ti lascio i link in descrizione. Attenzione che io ti lascio i link dove questa scheda audio costa pochissimo. Ci sono altri negozi online che hanno prezzi folli, la vendono al doppio, la vendono a 150, 180, perché sono rimasti col prezzo vecchio. Quindi fai attenzione, perché non sono io pazzo che mi sto inventando un prezzo così basso, ma alcuni hanno il prezzo ancora vecchio molto alto e tanti altri invece hanno il prezzo basso. Quindi io ti lascio i link, assicurati di cliccare su quei link in modo tale che arrivi negli store Amazon, Thomann, eccetera, eccetera, dove trovi questa scheda audio a un prezzo bassissimo. L'ho già fatta comprare nella versione 1 a diverse persone e si sono tutti trovati stra bene. È una scheda audio veramente fatta bene, anche il fattore di forma è proprio bella, cioè proprio bella. Anche al tatto è massiccia, e poi sicuramente è una scheda audio che ti puoi portare in giro, sia perché è veramente nella costruzione massiccia, ma anche perché è comodissima con la funzione Bluetooth, con la funzione audio per la fotocamera. Insomma, hanno pensato veramente bene, ed è una scheda audio destinata non tanto per fare registrazioni super professionali, anche se suona veramente molto bene, ma soprattutto per il content creator, per colui che fa live streaming, per colui che fa
video su YouTube, per colui che vuole fare delle registrazioni, un podcast al volo senza perdere troppo tempo, hai tutto quello che ti serve condensato in questa scheda audio. Il tocco di classe è anche il software con diciamo quei preset modificabili. Ok? Credo di averti raccontato tutto. Come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.